Oggi noi viviamo in una realtà molto complessa e in fisica un sistema complesso implica che una modifica anche infinitesima, anche di una piccola variabile, è capace di implicare una notevole, congruente e imprevedibile variazione all'interno dell'intero sistema vivente. Il matematico Edward Lorenz ha mirabilmente tradotto questo processo con l'immagine nota del battito d'ali di una farfalla in un emisfero, che è capace di implicare una grossissima variazione di una tempesta nell'emisfero opposto. Ma questo è per dire che basta un piccolo input, basta la variabile di un pensiero, di una prospettiva, di un battito d'ala per creare una modifica, una variazione notevole, molto consistente in un intero sistema. Noi riconosciamo di essere profondamente interconnessi, ma in realtà c'è ancora di più. Noi siamo una realtà olografica, il che implica che la più piccola infinitesima essenza comprende il tutto, come avviene notoriamente per una pellicola olografica, dove è noto che essa può essere frammentata in miriadi di particelle minuscole e ciascuna particella comprende l'intera immagine olografica. E noi siamo questa realtà olografica, noi non siamo parte di un ologramma, noi siamo l'ologramma, il nostro cervello è un ologramma, ma ogni nostro atomo, ogni nostra più piccola entità è l'ologramma intero. E nelle tradizioni culturali antiche già si riportava e già si riconosceva che tutta la realtà che esiste in quello che noi chiamiamo il mondo là fuori non è che una proiezione di quello che noi siamo interiormente, e che il cambiamento di un processo evolutivo nella realtà non è che il cambiamento di un processo evolutivo interno. Cambiare il mondo è cambiare sé, si leggeva, e nei Veda il mondo là fuori non è che una reale proiezione di quello che noi siamo dentro di noi. Il fisico David Bohm, nel suo libro Wholeness and the Implicate Order, a proposito della realtà olografica, scrive: tutto è un'estensione indivisa di ogni altra cosa, e dividere o distinguere la realtà in cose, in oggetti, definizioni, in cause ed effetti è sempre arbitrario, è un'astrazione. E molto appassionatamente Bohm insiste e sottolinea sul fatto che frammentare il mondo in parti, in rapporti causali, e ignorare quella che è l'interconnessione dinamica di tutto quello che esiste è responsabile di molti dei nostri problemi, a livello scientifico, a livello sociale, nelle nostre stesse vite, come egli scrive, nelle nostre relazioni, nel nostro comprendere, nel progettare, nelle nostre scelte. E l'intera vita biologica, le tradizioni, i miti, la storia, ma anche il DNA, gli organismi, le cellule, i pianeti, le stelle, sono processi della realtà unica, della coscienza che noi incarniamo. E Bohm scrive: nonostante l'apparente separatezza delle cose, nell'ologramma l'interezza è la realtà più fondamentale. Nell'ologramma il regista è anche lo spettatore e l'attore in scena, è anche il modo in cui egli concepisce la realtà,
è l'occhio dell'uomo, è l'occhio che guarda, è il nostro stesso occhio dove il nostro concepire, i nostri timori, le nostre immaginazioni proiettano scene dove ci sono vincitori e vinti, dove ci sono conflitti, timori, paure, dove ci sono i nostri pensieri sulla vita, così com'è e così come vorremmo che fosse. Nell'ologramma, il regista che concepisce le scene del film del mondo là fuori, il proiettore che le proietta quelle scene e il film della nostra realtà siamo noi. Non esiste nessun film là fuori se non c'è un occhio che proietta le immagini che concepisce interiormente. E qui ritorniamo ai Veda, che scrivono il mondo là fuori non è che una proiezione di quello che noi siamo dentro di noi, perché tutto il film accade qui dentro. E quello che viviamo come i limiti là fuori non è altro che la misura del nostro pensare. Così come il film è una creazione del regista, così la realtà, l'ologramma, è una manifestazione del nostro essere. E solo quando noi non siamo avvezzi a frequentare la coscienza della natura della realtà, che noi possiamo pensare di dipendere da un mondo esterno, estraneo a noi, separato da noi, diviso da noi. E in un sistema complesso basta la variazione di un piccolo elemento, il cambiamento di un pensiero, la dissolvenza di un piccolissimo timore per creare enormi variazioni nell'intero campo dell'esistenza. Quel battito d'ala siamo noi, sono i nostri pensieri, una piccolissima variazione nel nostro pensare, nella nostra percezione profonda della vita che ci ricrea costantemente, un piccolo cambiamento, una micro espansione del nostro concepire, una dissolvenza del nostro temere, un passo evolutivo, un passo di crescita. Sono capaci di creare un'infinita variazione in tutto l'intero campo dell'esistenza. Il più grande processo evolutivo inizia quando diventiamo profondamente coscienti della natura della realtà che siamo e che siamo co-creatori del flusso evolutivo della vita che siamo. Era il 1800, quando il filosofo Fichte, nel suo libro Die Bestimmung des Menschen, la vocazione dell'uomo, scrive: non puoi rimuovere neppure un granello di sabbia dal suo posto, né un timore da dentro di te, senza essere consapevole che stai creando un'enorme trasformazione ed espansione nell'incommensurabile tutto.